qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario o ascendente Acquario o Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere quali sono le energie per te nei prossimi giorni. Vi ricordo sempre di guardare il vostro segno zodiacale ascendente che è già uscito per il mese corrente, per il rituale della buona riuscita, per andare a implementare il lavoro di creazione bella, magica e consapevole della tua realtà. Quindi questo è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo con la fase oracolare, la parte oracolare a Acquario. Energie dei prossimi giorni per te, Acquario. Ne mettiamo una, due, e 3. Allora, vediamo. Acquario. Guarda con occhi nuovi, che bellissima carta, cambia il tuo punto di vista e troverai la risposta. Questi sono giorni in cui guarderai tutto con occhi nuovi, anche laddove c'erano situazioni in cui c'era un vecchio sguardo del tuo vecchio sé, riuscirai a vedere tutto con occhi diversi e quindi è come cambi prospettiva, la vita cambia. Quindi cambierà la prospettiva su diversi aspetti della tua vita e questo porterà dei benefici alla tua vita in questi giorni, con un approccio diverso alle cose e alla vita. Ok. La porta della terra è una bellissima carta che mi parla di praticare praticamente delle cose. La porta della terra mi parla di situazioni che si stabilizzano, situazioni che si pianificano, situazioni che si stabilizzano e si pianificano. Il darsi a quella pianificazione, no? Il darsi quotidianamente a una certa pianificazione porta dei risultati concreti e a lungo termine. Quindi qua mi stanno parlando con la porta della terra, ripeto, di situazioni che hanno situazioni che per avere successo hanno bisogno di pianificazione, muovere piccoli passi verso quella situazione lì. E il punto di vista nuovo ti permetterà di fare questa pianificazione e dare piccoli passi, però concreti e profondi per ergere dei progetti importanti, di qualsiasi cosa stiamo parlando, pianificazione, seguire i passi a passo, 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 per radicare la stabilità di qualsiasi cosa, di qualsiasi progetto. Ok, cos'altro? Perduti nello spazio e bisogno di essere guidati. Ci può essere un po' di disorientamento per quanto riguarda un po' alcune questioni in questi giorni e la porta della terra ci arriva in aiuto. Allora, la porta della terra ti invita a guardare qui ed ora, a non pensare di là, non pensare di qua, non pensare di su, non pensare di giù, ma a radicarti nel qui ed ora, in quello che stai facendo, a poco, e vedrai che il radicamento in te, nel stare nel qui ed ora, non ti permetterà di essere persa o perso, no? E poi questa carta mi fa pensare anche che è possibile che voi siete state o siete stati un po' persi negli ultimi tempi e questo ti permetterà di guardare le cose con occhi nuovi. Non possiamo, dobbiamo perderci per ritrovarci. Qua ci sono alcune questioni che hanno necessità di essere cambiate di approccio da parte tua, perché cambiando l'approccio su alcune questioni meticolosamente, mi concentro nel qui ed ora, questo ti permetterà di sentirti guidato da chi? Dal tuo maestro, dal tuo spirito guida, dal tuo angelo custode. Questi sono giorni in cui, appellandoti al tuo angelo custode, ti permetterà di stare nel qui ed ora, guardando le cose con occhi nuovi, godendo di questo nuovo sguardo alla vita e gioendo di questa quotidianità. Ok, vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Ricordati, quando esce questa carta, di non spaziare nel tempo, non andare di là, non andare di qua, qui ed ora, perché il tempo non esiste. Il tempo lineare è una mera illusione della mente
Per l'anima esiste solo il qui ed ora, qui e ora, qui e ora, radicati nel qui ed ora, tipo ogni giorno stai facendo una determinata cosa, fai quella cosa, non pensare ieri, domani, prima, dopo, lo so che per i segni d'aria non è facile, ne parlo per esperienza, quindi, però è questo che ti viene chiesto. Allora, vediamo un po' cosa accade, quindi in questi giorni quali sono le energie. La luna, vedi un po' di paure ci sono, un po' di nervosismo, o ci può essere stato. 4 di spade, vedi, centrati nel qui ed ora, medita. Il 4 di spade è la persona che si ferma, che medita, ha bisogno di riposo. Guarda, ha bisogno di riposo, lo sapevo che usciva la temperanza, come se... Allora, la temperanza mi parla di una bellissima energia di equilibrio interno che in te viene ritrovato finalmente, equilibrio mente e spirito, no? Qua dice paziente, serenità e accettazione. Allora, qua ci sono delle questioni che vengono risolte sulla base di un equilibrio nuovo. Ci sono anche delle comunicazioni che arrivano dopo tanto tempo che ti può aver generato un certo nervosismo il non averle avute queste comunicazioni. Però queste carte mi stanno dicendo che con la temperanza, l'arcano maggiore potentissimo che mi parla dell'equilibrio, no? Dell'equilibrio in sé, delle acque interne e delle situazioni interne esterne, scusami. E qua ci sono con la temperanza sia il tuo equilibrio personale che raggiungi, da essere perduta nello spazio per aver elaborato certe paure, certi attaccamenti tuoi. Qua ti dicono, grazie alla meditazione o alle pratiche nel qui ed ora, tu ritrovi un equilibrio perfetto con la temperanza. Questo equilibrio ti permette di seminare nuove basi per delle cose future, ma soprattutto le cose future non devi pensare tanto al futuro quanto stare nel qui ed ora, qui ed ora, qui ed ora. Sì, vedo che può essere stata stanca o stanco negli ultimi tempi, o comunque sia, hai bisogno di pace mentale qua, perché la luna, la mente, il 4 di spade, la necessità di fermare la mente per capire bene che cosa c'è nelle tue profondità, fare pace con le tue profondità, placare la mente per fare pace con le tue profondità. Tutto questo ti permetterà in questi giorni di guardare tutta la realtà con occhi nuovi e di trovare un grande equilibrio che poi si palesa all'esterno con dei fatti e delle circostanze che portano in sé l'equilibrio. Ok, vediamo un po' sulla luna. L'imperatrice qua c'è. Sai che ti dico? Qua hai toccato le tue profondità in modo magistrale. Mi stanno dicendo che ci possono essere state o ci possono essere delle paure inerenti a un certo sviluppo tuo, sviluppo in quello che vuoi realizzare. Quindi ci possono essere state paure o ansie o nervosismo rispetto a quello che vuoi realizzare. Però io ti dico che tu con l'imperatrice e la luna hai toccato delle profondità molto inconsce dentro di te, in modo magistrale. Questo ti ha permesso di allearti a molte emozioni con le quali sei venuta a confronto. Sappiamo che alleandoci alle nostre emozioni noi possiamo sprigionare i più grandi poteri, no? 4 di spade. 2 di bastoni. Qua mi dicono questi sono giorni in cui hai bisogno di meditare per prendere delle decisioni su più fronti della tua vita, a poco a poco, a poco a poco. Sulla temperanza, eccola qua la luna, guardate a specchio vanno. Ti dicono stai serena, cioè devi portare pazienza, devi portare tranquillità, non pensare che per le cose che stai portando avanti le cose non vengono subito, è come quando un semino interri un semino, no? Non cresce il giorno dopo. Quindi prenditi cura di quello che stai seminando nella tua vita pratica quotidiana, nelle azioni che stai facendo con gli altri, con te stessa o con te stesso. Prenditi cura del semino, proprio come una mamma si prende cura del bambino che è in gestazione. Perché molte paure che avevi già tu ti sei liberata o liberato da molte paure profonde. E questo ha portato e porterà in te un grande sviluppo e lo vedrai in questi giorni a poco, stando nel qui ed ora ti sentirai contenta di aver toccato le profondità e essertele fatte alleate, portando anche equilibrio nella tua vita. Cos'altro oltre alla luna?
E il mago, non avevo dubbi. E l'appeso. Ci sono delle questioni che vuoi manifestare, un po' di pazienza, perché queste questioni richiedono un po' di pazienza. La manifestazione di cose che vuoi con il mago. Già lo vedi a piccoli passi in questi giorni, ma le cose più grosse di quelle che vuoi manifestare chiedono un po' di pazienza con l'appeso. Sì, vediamo che c'è dopo l'appeso. E poi c'è la temperanza di nuovo, vedi? È come se ti chiedessero di prenderti qualche giorno di riposo, sai? Qualche giorno di riposo, un po' più di benessere per te stesso o per te stesso. Magari fatti qualche massaggio, fatti un po' di yoga, della meditazione, perché l'appeso mi parla anche del fermarsi per cambiare prospettiva e anche delle sintomatologie psicofisiche, no? Quando somatizziamo qualcosa. Mi dicono che il tuo potere risiede nel cambiare prospettiva rispetto a certe cose e con delle pratiche, dei massaggi o ti prendi un po' più cura di te, questo si mette in equilibrio. Mm. Guarda, è come se si potesse avere paura a volte di ciò che si è già attraversato, ma l'hai già attraversato. Hai già acquisito il potere da quello che hai già attraversato. Va bene? E quindi ansie, paure, situazioni profonde, sotterranee, le hai elaborate benissimo e questi giorni mi dicono che c'è una programmazione su più fronti. Ti dicono pazienza, non accelerare, non mettere il piede sull'acceleratore perché le cose avranno i suoi frutti con il giusto equilibrio. Però devi raggiungerlo internamente questo equilibrio, va bene? Mm. Può essere che può darsi che fai dei lavori olistici a contatto con le persone, vuoi vedere magari il risultato di questo tuo lavoro su delle persone che stanno accusando delle sintomatologie, un po' di pazienza ti dicono, porta pazienza, mm? Perché la magia, il mago qua è già attivo, ok? Voglio vedere ancora con... ehm, fammi mettere un'altra di queste. Guarda, l'arco trionfale, ci sarà il tuo pieno trionfo, il tuo pieno trionfo delle cose che vuoi manifestare. Se hai per esempio, sei molto terapeuta, mi viene a dire, con il mago, l'appeso e la temperanza ripetuta due volte, no? La temperanza è anche la carta del terapeuta, della terapeuta e anche dell'appeso. E mi dicono che porterai anche guarigione agli altri, questo può essere anche un inizio di lavoro per te o lo fai già come lavoro, per aver toccato le tue profondità e insegnare agli altri come si fa, semplicemente con il tuo esempio. E soprattutto avere portato pazienza interiore, cosa che per l'acquario è impossibile portare pazienza interiore. Però siccome mi dicono che ce la fai in questo, è come se ti dessero uno strumento magico per aver portato pazienza dentro di te. Hai capito? Sì, è una stesa molto profonda e bella, molto profonda e bella, c'è una grande magia dietro questa stesa e l'arco trionfale è il riconoscimento pubblico, il successo, la vittoria sia sul piano pratico che sul piano sociale, sul piano di vita, il trionfo, è proprio il trionfo. Quest'angelo che mette la corona di alloro su questo carro trionfante, cioè della serie ce l'ho fatta, questa è la stesa del ce l'ho fatta. Mi spiego? Ok. Non mi hanno parlato di amore in generale, mi hanno parlato su questo, quindi non aggiungo altro perché volevo vedere proprio le energie di questo momento. Per quanto riguarda, ragazze e miei ragazzi, la parte più profonda con i rituali della buona riuscita anche sull'amore, li trovate nel vostro segno zodiacale e ascendente che è uscito per voi nel mese corrente. Detto questo, io ti ringrazio, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!